Vuoi imparare a trattenere il fiato sott'acqua più a lungo? Con un po' di allenamento si possono ottenere ottimi risultati anche in poco tempo. Con questi esercizi, 2 o 3 minuti ci arriverai sicuramente anche tu. Oggi abbiamo qui il nostro amico Davide D'Ameno, apneista, professionista e istruttore, che ci aiuterà in questo video. Quali sono i tuoi tempi migliori, Davide? Ho fatto 8 minuti di apnea statica e 97 metri in assetto costante con la monopina in profondità. Direi che possiamo fidarci, no? Che dite? Abbiamo già fatto anche 2 altri video con Davide, uno su come trattenere il fiato più a lungo, che vi insegna a fare la respirazione corretta prima di un tuffo. Se non l'hai ancora visto, vai a vederlo, lo trovi qui sopra, perché ti sarà più utile. Poi torna qui. Allora cominciamo. Per migliorare velocemente la nostra apnea esistono particolari tipologie di esercizi che possiamo fare. Principalmente ci sono esercizi a anidride carbonica e ad ossigeno. Questi sono gli esercizi che ci faranno migliorare più velocemente possibile. Ve lo spiego brevemente. Praticamente le tabelle a ossigeno servono ad aiutarci a gestire l'ipossia, ossia la carenza di ossigeno nel nostro corpo che abbiamo verso la fine di un tuffo e di un'immersione. Questo ci aiuterà ovviamente a trattenere il fiato più a lungo e a gestire un'immersione più sicura. Otteniamo questo facendo un esercizio di trattenute lunghe e poi recuperi ancora più lunghi per smaltire tutta l'anidride carbonica, per esempio con 4, 5, 6 anche trattenute quasi al limite, diciamo 75-80% del nostro massimo, e poi recuperi di qualche minuto, 2, 3, 4 a seconda di qual è il nostro miglior tempo. Focalizziamo adesso la nostra attenzione sulle tabelle di CO2, un modo super utile per migliorare i tempi di apnea. La CO2 è un gas che abbiamo nel sangue e che fondamentalmente durante l'apnea aumenta sempre di più, ed è proprio l'aumento di questo gas che ci fa venire voglia di respirare, non l'abbassamento di livello di ossigeno. Per questo motivo le tabelle CO2 sono estremamente sicure, perché semplicemente stiamo andando a lavorare sulla nostra tolleranza e gestione di CO2, quindi di anidride carbonica. Diciamo, per noi principianti l'anidride carbonica che sale è quella che dà al nostro corpo i segnali di devo respirare, devo respirare, devo respirare. Quando invece sarai più esperto, questa sensazione di fame d'aria imparerai a gestirla con più facilità e a prolungare questa sensazione di sofferenza con più tempo, ma è una cosa che si allena col tempo. Imparerai a gestire per più tempo le contrazioni diaframmatiche e a conoscerti meglio in questa fase dell'apnea. Ma non ti preoccupare delle contrazioni, perché ne parleremo in un prossimo video e per adesso per te non è un problema. Un classico allenamento molto utile che svolgo sempre per quanto riguarda la gestione della CO2 consiste nel trattenere il fiato inizialmente per 4 minuti e mezzo, dopodiché interrompere l'apnea con un respiro, svolgere un altro minuto e mezzo di apnea intervallato da un altro respiro, poi un altro minuto e mezzo di apnea ripetuto in totale per 10 volte. Cioè, vabbè, lasciamo perdere. Se invece sei un comune mortale come noi, una cosa che puoi fare è un allenamento simile con dei tempi normali. Per esempio prova così: 1 minuto e mezzo la prima trattenuta, un espiro, un inspiro, quindi un bel respiro, e poi 30 secondi, un respiro, 30 secondi, un respiro, 30 secondi, e questo lo ripeti 10 volte. Se è troppo facile, prova 45 secondi, se è troppo difficile, prova 20 secondi. E vedrai che migliorerai tantissimo l'apnea già solo con questo esercizio. Durante questi esercizi non devi sentire che stai proprio morendo e esplodendo, però non deve essere nemmeno facile. Proprio per fare questi esercizi abbiamo preparato un allenamento digitale che puoi usare in maniera flessibile a seconda del tuo livello. Se parti come principiante, fai 20 minuti di esercizio tutti i giorni per solo 2 settimane, arriverai facilmente a trattenere il fiato per 2 o 3 minuti. Tutte le info le trovi nella descrizione qui sotto. Adesso però passiamo a qualche esercizio più dinamico. Un'altra modalità per allenare l'apnea è fare esercizi non in statica bensì in dinamica. Possiamo farli sia secco che in acqua. Il nuoto è uno dei migliori modi per allenare l'apnea, quindi se magari non possiamo nuotare sott'acqua possiamo semplicemente nuotare a stile libero o a rana in superficie, svolgendo una vasca da 25 metri in apnea, ritornando indietro per i successivi 25 metri respirando, e poi di nuovo 25 metri in apnea, 25 metri respirando. La stessa cosa la possiamo fare anche a secco, correndo per circa 25 metri in apnea, recuperando, camminando per i successivi 25 metri e ripetendo questa cosa per più volte. Il ritmo da tenere deve essere lento, calmo, in modo da simulare un'immersione in apnea. Non deve essere una corsa di velocità o uno sprint. Bisogna sempre trovare nell'apnea il giusto equilibrio tra consumo e velocità, quindi non essere né troppo veloci né troppo lenti. L'obiettivo è sempre quello di consumare meno ossigeno possibile, ma non dovrò nemmeno andare troppo piano, perché sennò il tempo di apnea si allungherà eccessivamente. A mio parere il modo migliore per allenare l'apnea è sempre in acqua, quindi preferisco nuotare in acqua piuttosto che correre o camminare a secco. Però è importante, se stai nuotando in acqua, assicurati sempre di avere un assistente o un amico che ti guarda da fuori. Questi esercizi di apnea dinamica, sia secco che in acqua, rispetto all'apnea statica, sono forse un po' più utili per il nostro obiettivo di immergerci in mare, perché simulano il movimento. Noi sott'acqua, quando ci immergiamo verso la profondità, verso il fondo del mare per andare a prendere conchiglie o sabbia, ci stiamo muovendo, quindi camminare a secco trattenendo il fiato o nuotare simulano al meglio questa condizione e ci avvicinano maggiormente al nostro obiettivo di trattenere il fiato più a lungo immergendoci
immergendoci nel mare. Oltre a questi esercizi che puoi trovare nella scheda in descrizione, la cosa migliore da fare è prendere un amico e andare a fare apnea in mare. Con calma e adeguati recuperi fra un'immersione e l'altra, imparerai a conoscere il tuo corpo e a spingere i tuoi limiti in sicurezza. Fateci sapere se avete qualche domanda qui nei commenti. Per oggi è tutto, ciao! Ciao!